Estratto il forno dal mobile da incasso della cucina, per accedere alla resistenza elettrica inferiore è necessario rimuovere tutte le viti che si trovano intorno al perimetro del pannello in alluminio che è posizionato dietro. Dovremo togliere completamente il pannello, quindi andremo a staccare i fili di alimentazione in modo tale da poter accedere in maniera molto comoda alla resistenza. In questo tipo di forno troviamo anche un ulteriore pannello in alluminio che potremmo anche eventualmente non invitare, ma per una questione di comodità lo andremo a togliere per lavorare in maggiore comodità. Tolto questo pannello in alluminio, accediamo alla resistenza inferiore alla quale scatteremo subito una foto per ricordare poi in fase di montaggio come inserire nuovamente i fili di alimentazione. Piegheremo il forno in avanti, quindi sulla parte del vetro, facendo attenzione a appoggiarlo in maniera comoda che non si rompa, ed andremo a togliere il pannello che praticamente ci viene di fronte ma che è fondamentalmente nella parte sottostante. A seguire sganceremo i fili di alimentazione della resistenza elettrica che successivamente provvederemo a svitare. Difatti ci sono due viti da svitare che la mollano dalla sua base, e per poterla estrarre completamente toglieremo la protezione del materiale isolante e successivamente un ulteriore pannello in alluminio che la isola da questo materiale. Fatto questo, procederemo con la sua estrazione ed eventualmente, prima di procedere alla sostituzione, possiamo eseguire una verifica di funzionamento. Abbiamo visto che su due fasten esterne, quindi la resistenza perimetrale, non c'è una continuità, quindi non è funzionante, mentre sulla parte interna della resistenza è funzionante. Vediamo ora la prova di una resistenza funzionante che diversamente vediamo darci una risposta sui due fasten esterni, quindi sulla resistenza esterna e sulla resistenza interna. A questo punto procediamo con il reinserimento della resistenza all'interno del suo vano, l'avvitiamo e reinseriamo i fili di alimentazione così per come li avevamo fotografati precedentemente. Possiamo ravvisare in questo caso che non vi è un filo di messa a terra che corrisponde al fastener centrale che rimane libero, pertanto dovremo provvedere ad inserire un filo, quindi un fastener di messa a terra che provvederemo a collegare alla messa a terra generale del forno. Eseguito tutto quanto, procediamo con il richiudere la parte sottostante, riavvitare nuovamente il pannello in alluminio e possiamo nuovamente riutilizzare il forno.